ti provocano. Ti sei mai chiesto perché lo fanno? Qual è il vero motivo dietro quella battuta cattiva, dietro quel commento velenoso, dietro quell'attacco apparentemente casuale? Epitteto a Nicopoli insegnava qualcosa di rivoluzionario. Non esistono le provocazioni. Esistono 5 tipi precisi di provocatori, ognuno con motivazioni diverse, ognuno con punti deboli specifici. E quando riconosci il tipo che hai davanti, sai esattamente come disarmarlo, senza alzare la voce, senza perdere il controllo, senza scendere al suo livello. Nei prossimi 10 minuti scoprirai i 5 profili psicologici dei provocatori, come riconoscerli in 3 secondi e soprattutto come renderli completamente impotenti usando le tecniche stoiche di Epitteto. Iniziamo subito. Il provocatore narcisista. Il provocatore che cerca ammirazione costante. Primo tipo, il narcisista. Lo riconosci subito. Ogni conversazione deve girare intorno a lui. Se parli di un tuo successo, lui subito ne racconta uno più grande. Se condividi un problema, lui ne ha uno peggiore. E quando non riceve abbastanza attenzione, ti provoca. Ti faccio un esempio. Sei a una cena di famiglia, racconti che hai finalmente comprato casa. Il narcisista dice davanti a tutti: «Bella, peccato per la zona, io non ci vivrei mai». Provocazione pura. Ma perché lo fa? Perché in quel momento l'attenzione era su di te e lui non lo sopporta. Deve spostare il focus, deve farti sentire inadeguato così lui si sente superiore. Come lo disarmi? Epitteto insegnava nei discorsi: quando qualcuno ti insulta o ti tratta male, ricorda che lo fa perché crede sia giusto agire così. Il narcisista non ti sta attaccando, sta rivelando il suo bisogno disperato di attenzione. Quando il narcisista ti provoca, non gli dai reazione emotiva, lo guardi con calma e dici: «Capisco che tu la pensi così». Poi torni a parlare d'altro. Cosa hai fatto? Gli hai negato ciò che vuole, la tua reazione. Il narcisista vive di reazioni. Senza quella implode. La tecnica è il silenzio indifferente, non aggressivo, non risentito, semplicemente indifferente. Il provocatore insicuro. Il provocatore che attacca per sentirsi meno inadeguato. Secondo tipo, l'insicuro. Questo è il più comune e il più triste. Ti provoca non perché ti odia, ti provoca perché odia se stesso. E vederti sereno, felice o di successo gli ricorda quanto si sente fallito. Sei in palestra, stai facendo progressi evidenti. Un tipo che conosci passa e dice: «Facile mettersi in forma quando hai tutto quel tempo libero. Non tutti possono permetterselo». Sembra un attacco. In realtà è un grido di aiuto mascherato da cattiveria. Lui vorrebbe allenarsi, vorrebbe cambiare, ma non ci riesce. E quando vede che tu ci riesci, gli fa male. Quindi ti attacca per sentirti alla sua altezza. Come lo disarmi? Marco Aurelio scriveva nelle Meditazioni: quando qualcuno commette una colpa, domandati subito: quale concezione del bene e del male ha portato costui a commettere tale errore? L'insicuro agisce per ignoranza. Non sa che attaccare gli altri non guarisce il suo dolore. Con l'insicuro, la tecnica è la compassione senza giudizio. Lo guardi e rispondi: «Capisco. Trovare tempo è difficile per tutti. Se vuoi qualche consiglio su come organizzarti, sono qui». Cosa hai fatto? Hai riconosciuto il suo dolore senza giudicarlo e gli hai offerto aiuto. 90 volte su 100 l'insicuro si disarma da solo, perché nessuno si aspetta gentilezza in risposta a cattiveria. Il provocatore competitivo. Il provocatore per cui tutto è una gara da vincere. Terzo tipo, il competitivo. Per questa persona ogni interazione è una battaglia, ogni conversazione è un campo di guerra. Deve sempre dimostrare di essere migliore, più forte, più intelligente. Non ti provoca perché è insicuro come il tipo 2, ti provoca perché vuole stabilire dominanza. Sei al lavoro, presenti un'idea in riunione. Il competitivo dice immediatamente: «Interessante, ma io ho pensato a qualcosa di molto più efficace». Non sta collaborando, sta competendo, anche quando non c'è nessuna competizione. Il problema del competitivo è che vede la vita come una gara. Se tu vinci, lui perde.
non concepisce la collaborazione, come lo disarmi? Epitteto scriveva nell'Enchiridion. Alcune cose dipendono da noi, altre no, dipendono da noi. Il giudizio, l'impulso, il desiderio, l'avversione non dipendono da noi. Il corpo, i beni, la reputazione, le cariche. Non puoi controllare il suo bisogno di competere, puoi solo controllare se accetti o meno quella competizione. Con il competitivo, la tecnica è non entrare nella gara. Quando ti sfida, rispondi: ottimo, condividi pure la tua idea, magari possiamo integrarle entrambe. Cosa hai fatto di geniale? Non hai accettato la competizione, hai trasformato lo scontro in collaborazione. Il competitivo si aspettava battaglia, gli hai dato pace. Questo lo spiazza completamente, perché il suo gioco funziona solo se competi anche tu. Ascolta, se fino a qui hai riconosciuto almeno uno di questi provocatori nella tua vita, questo video ti ha dato strumenti pratici. Se ti sta aiutando, lascia un like. Mi aiuta tantissimo a far arrivare questi insegnamenti stoici a più persone over 40 che ne hanno bisogno. E se non sei ancora iscritto, iscriviti ora. Ogni settimana pubblico un nuovo video con strategie stoiche pratiche per vivere meglio. Ora continuiamo, perché i prossimi 2 tipi sono i più subdoli. Il provocatore passivo-aggressivo. Il provocatore che attacca mascherato da gentilezza. Quarto tipo, il passivo-aggressivo. Questo è il più pericoloso, perché non ti provoca apertamente. Ti ferisce sorridendo, ti insulta mascherato da complimento. Che bel vestito, non avrei mai il coraggio di mettere qualcosa di così particolare. Complimenti per la promozione, evidentemente non serve esperienza. Pubblichi una foto sui social, qualcuno commenta: bella foto, si vede che hai usato molti filtri per venire bene. Sembra un complimento, ma c'è veleno nascosto sotto. Il passivo-aggressivo non ha il coraggio di attaccarti direttamente. Quindi lo fa così. Come lo disarmi? Marco Aurelio scriveva nelle Meditazioni: tutto ciò che vedi è destinato a cambiare e presto non esisterà più. E se qualcuno ti fa un torto, il danno cade su di lui. Il passivo-aggressivo danneggia se stesso più di te, si avvelena l'anima con l'inganno. Con il passivo-aggressivo la tecnica è nominare l'elefante nella stanza. Rispondi: sembra un complimento, ma percepisco qualcos'altro. Se c'è qualcosa che vuoi dirmi, dimmelo apertamente. Cosa hai fatto? Hai portato alla luce il suo gioco nascosto. Il passivo-aggressivo lo odia, perché la sua forza sta nell'ambiguità. Quando lo costringi alla chiarezza, perde tutto il potere. Epitteto insegnava ai suoi studenti la franchezza, la parresia. Nei discorsi dice: la franchezza è propria di chi è veramente libero. Il provocatore inconsapevole, il provocatore che non sa nemmeno di ferirti. Quinto e ultimo tipo, l'inconsapevole. Questo è il più innocente, non vuole provocarti, non ha intenzioni cattive, semplicemente non si rende conto che le sue parole feriscono. È tua zia che a ogni pranzo chiede: ancora single? A 30 anni tua madre era già sposata. È tuo padre che dice: quel lavoro è interessante, ma quando farai qualcosa di serio? Non sono cattivi, sono ignoranti nel senso letterale, ignorano l'effetto delle loro parole. Come lo disarmi? Epitteto insegnava nei discorsi: quando qualcuno sbaglia nei tuoi confronti, considera subito quale opinione del bene e del male lo ha condotto a sbagliare in questo modo. L'inconsapevole non ha l'opinione giusta su cosa ferisce e cosa no. Con l'inconsapevole, la tecnica è la comunicazione diretta gentile. Dici con calma: capisco che non è tua intenzione, ma quando me lo dici mi fa sentire così. Preferirei che... Cosa hai fatto? Gli hai dato la consapevolezza che non aveva. L'inconsapevole, quando capisce, spesso si scusa sinceramente. Perché non voleva davvero ferirti? La maggior parte delle provocazioni inconsapevoli finiscono così, con comprensione reciproca. Ricapitoliamo i 5 tipi di provocatori che incontri ogni giorno. Tipo 1. Il narcisista. Cerca ammirazione, disarmalo con il silenzio indifferente. Tipo 2. L'insicuro. Si sente inadeguato, disarmalo con compassione senza giudizio. Tipo 3. Il competitivo. Vuole vincere sempre, disarmalo non entrando nella gara.
Tipo 4, il passivo-aggressivo. Attacca sorridendo, disarmalo nominando il suo gioco. Tipo 5, l'inconsapevole, non sa differire, disarmalo con comunicazione diretta gentile. 5 profili, 5 strategie diverse. Epitteto aveva ragione 2000 anni fa e ha ragione ancora oggi. Quando riconosci la natura della provocazione, sai esattamente come agire. Ora conosci i 5 tipi e sai come disarmarli, ma c'è qualcosa di ancor più pericoloso dei provocatori diretti. Ci sono persone che non ti provocano apertamente, ti manipolano, ti controllano emotivamente, ti fanno sentire in colpa senza fartelo capire. Narcisisti, manipolatori, persone tossiche che giocano con la tua mente. Nel prossimo video che appare ora sullo schermo ti mostro esattamente come riconoscerli e come proteggerti usando la filosofia stoica. A presto, stoico!